Ciao fanciulle e fanciulli e bentrovati sul mio canale Passione Creativa. Ormai mancano pochi giorni a Natale e in questo video vi propongo delle idee facili e veloci su come realizzare dei regali fai da te. Quindi rimani con me fino alla fine. Per questo progetto avremo bisogno di una piccola tavola di legno. Io ho deciso di riciclare questo tagliere, alla quale do una mano di bianco con dell'acrilico. Quando il colore sarà perfettamente asciutto, con della Vinavil e un pennello vado ad applicare la mia decorazione. Ci occorrerà soltanto una fotocopia laser di una qualsiasi immagine. Mi raccomando, che sia speculare però. Quindi con il pennello do una mano generosa di colla e con molta delicatezza faccio aderire molto bene la carta sopra la tavola, premendo dal centro verso l'esterno per evitare la formazione di bolle d'aria. Fate attenzione però, perché la carta è molto fragile, essendo bagnata dalla colla. Nulla di più facile, vero? Lasciamo asciugare per almeno 24 ore. Prendiamo un po' di acqua con il nostro polpastrello e bagniamo il foglio. Con molta delicatezza andiamo ad eliminare tutti quegli strati di carta che compongono la nostra decorazione, fino a lasciare in evidenza l'inchiostro. Questo è l'effetto finale. È normale che rimarrà qualche leggerissimo strato di carta sopra l'inchiostro e anche che alcune parti purtroppo salteranno, ma è il bello di questa tecnica, che dà all'immagine quella rifinitura vintage. E quando la nostra tavola sarà asciutta, proteggiamo il lavoro con una vernice trasparente. Completiamo il tutto con dei ganci a triangolo e delle viti ad L. Si trovano facilmente dal ferramenta. Con i chiodini che troviamo in dotazione e un martello, fissiamo il tutto. Facciamo un segno dove mettere i nostri ganci. Con un punteruolo creiamo l'invito per i nostri ganci ed avvitiamo. Ed ecco fatto. Volendo possiamo lasciarlo così, oppure aggiungere un po' di spago. Ed ecco fatto, pronto per essere appeso ed avere le nostre chiavi sempre a portata di mano. Però volendo possiamo anche dargli un'altra destinazione. Può essere tranquillamente usato in cucina come portapresina. Cosa ne pensate? Vi piace? Tagliamo il fondo di un flacone di detersivo vuoto. Questo sarà il nostro vaso. Su un foglio di carta piegato a metà, disegniamo la sagoma della nostra pianta grassa, una sorta di mezzo cuore. Fate attenzione però alla parte inferiore, che sia sufficientemente larga per contenere una cucitura laterale, una centrale e lo spazio per l'imbottitura. Ritagliamo. Su un altro pezzo di carta invece disegniamo il classico cactus. Anche qui mi raccomando che ci sia sufficientemente spazio per le cuciture laterali e l'imbottitura.
Prendiamo un pezzo di stoffa, io ho deciso di utilizzare del jeans, e pieghiamo rovescio contro rovescio. Blocchiamo la nostra sagoma con degli spilli e con delle forbici ritagliamo. Con ago e filo ricamiamo delle piccole X in modo da simulare le spine del cactus. Non serve essere precisi in questa fase. E facciamolo per entrambi i pezzi. Completata questa fase, rovescio contro rovescio, facciamo coincidere le due sagome. E sempre utilizzando ago e filo, uniamole tra loro con dei piccoli punti dritti. Questo è ciò che otterremo. Con un po' di imbottitura sintetica, io ho riciclato un vecchio peluche, andiamo a imbottire la nostra piantina, aiutandoci con una matita o, come nel mio caso, una bacchetta cinese. E il nostro cactus è pronto! Per l'altra pianta invece avremo bisogno di 6 pezzi di stoffa. Ed accoppiamoli a 2, rovescio contro rovescio. Con ago e filo cuciamo lungo i bordi, sovrapponiamo nuovamente, sovrapponiamo ed effettuiamo una cucitura centrale, sempre a punto dritto. Ed andiamo ad imbottire ogni sezione che si è creata. Carina, vero? Volendogli dare un effetto spinoso, è sufficiente sfrangiare i bordi della stoffa. E le nostre piantine grasse sono pronte. Occupiamoci del vaso. Con un po' di gesso rapido, anch'esso si trova facilmente dal ferramenta, riempiamo il nostro vasetto. Quindi in un contenitore metto un po' di gesso, un goccio di acqua e mescolo. Verso il tutto nel nostro vaso e livello. Come ulteriore decorazione vado a creare anche dei sassi, utilizzando il fondo che mi è rimasto nella preparazione del gesso. Compattiamo un po' tra le dita e diamo una forma tondeggiante. Se avete dei sassolini veri potete anche evitarlo questo passaggio. Saranno sufficienti pochi minuti affinché il tutto sia veramente ben asciutto.
Per evitare che nel corso del tempo questo cactus si deformi, con il punteruolo pratico un foro alla mia base, taglio a misura un piccolo bastoncino di legno ed inserisco all'interno della mia piantina. Ed ecco fatto! Con un po' di colla a caldo vado ad assemblare il tutto. Volendo possiamo rendere il nostro vaso antiscivolo applicando una piccola striscia di gomma crepla sul fondo. E questo è ciò che ho ottenuto. Adoro! Possiamo usarlo come soprammobile, come fermalibri o fermaporte. Possiamo utilizzare un vecchio vaso per piante o addirittura appenderle e anche farne un portachiavi cucendo il fondo e un piccolo anelletto in cima. Personalizziamo una shopper bag. Pieghiamo a metà la nostra borsa e con uno spillo tracciamo il centro. Con un bottone ed un filo elastico creiamo la chiusura. Io in questo caso ho deciso di riutilizzare l'elastico di una mascherina. Nella info box troverete, oltre alla lista dei materiali, anche il link di video di approfondimento. Con ago e filo cuciamo il nostro bottone, chiudiamo la borsa e facciamo un nodo a misura con il nostro filo elastico. Fissiamo questo anello al retro del bottone, tagliamo gli eccessi e la nostra chiusura è pronta. Occupiamoci della decorazione. Io ho deciso di usare il termovinile e di tagliarlo con la mia Silhouette Portrait 3. In alternativa però possiamo utilizzare una fustellatrice oppure ritagliare dei disegni con le forbici. Questo è il mio soggetto. Accendo la mia mini pressa e in attesa che arrivi a temperatura vado a posizionare il mio termovinile dal lato opposto dove ho applicato il bottone. Copro con carta forno e premo per 30 secondi. Giro il lavoro e premo nuovamente, ma questa volta per 15 secondi. Elimino la pellicola di trasferimento e la mia shopper bag personalizzata è pronta. Naturalmente possiamo personalizzarla come meglio vogliamo, con un nome, possiamo addirittura dipingerla. A voi la scelta. Ed eccola qui, pronta per essere regalata. Queste sono state le mie idee. A te quale è piaciuta di più? Il portachiavi? Il vaso con le piante grasse? O la shopper bag? Fammelo sapere nei commenti. Iscriviti al mio canale se ancora non l'hai fatto e regalami un bel pollice in su se questo video ti è piaciuto. Un grosso bacio e ciao ciao!